Benvenuti su questo tutorial di Twilight Imperium, l'epico gioco di conquista spaziale che ha catturato l'immaginazione di migliaia di persone. Hai sempre desiderato giocare a Twilight Imperium, ma sei stato scoraggiato dalla sua complessità? Nessun problema, in questo video ti guiderò passo dopo passo attraverso le regole, rendendoti pronto per la tua prima indimenticabile partita. Preparati a portare la tua fazione alla conquista di Mechatol Rex e a regnare sull'intera galassia. Importante, queste sono le regole per il gioco base quarta edizione. Se sei interessato invece alle regole sull'espansione, fammelo sapere nei commenti. In Twilight Imperium hai 17 fazioni a disposizione, ognuna con abilità uniche. Che tu preferisca la diplomazia o la forza bruta, c'è una fazione per te. I principianti possono iniziare con fazioni come Jol-Nar, Akan, Federazione Sol, Baroni di Letnev, Sardak Nor e gli Astutix Cha, che sarebbero delle tartarughine diplomatiche. Ogni fazione ha una plancia di gioco con le sue regole speciali, token specifici, tecnologie uniche e un sistema madre. Scegli un colore per le tue astronavi e le tue tecnologie di base, che sono standard per tutti i giocatori. Dietro alla vostra plancia di fazione saranno indicate sia le unità di partenza che le tecnologie di partenza. Sulla tua plancia posiziona 3 segnalini comando in tattica, 3 in flotta e 2 in strategia. Questo sarà il tuo punto di partenza per la conquista della galassia. Per i nuovi giocatori consiglio di utilizzare la mappa standard. Man mano che acquisti esperienza potrai creare la tua mappa o usare quelle da torneo trovate su Space Cats Peace Turtles. Peraltro vi consiglio vivamente di seguire il loro podcast, che è sempre fonte di ispirazione per i miei video su Twilight Imperium. Link in descrizione. Distribuisci 2 obiettivi segreti a ogni giocatore, ma tienine solo uno. Prepara il tracciato dei punti vittoria e svela 2 obiettivi pubblici di livello 1. Mettete il segnalino custode su Mechatol Rex, il pianeta chiave per la vittoria, almeno nella maggior parte delle partite. Il round si articola in 4 fasi: strategia, azione, status e agenda. Nella strategia scegli carte che determinano il tuo ordine di turno e conferiscono abilità speciali. Ad esempio, la carta strategia tecnologia ti farà ricercare una nuova tecnologia. L'azione è dove si gioca davvero, commercia, costruisci e combatti. Nella fase di status si reclamano gli obiettivi che ci conferiscono i punti vittoria e ci si prepara per il turno successivo. La fase di agenda si attiva dopo che Mechatol Rex è stata conquistata per la prima volta. Qui voti leggi e delibere che possono cambiare il corso del gioco. Attenzione, è una delle fasi più delicate. Fase di azione. In questa fase, il cuore pulsante del gioco, le azioni che puoi compiere sono 4: tattica, strategica, componente oppure passare il turno. Passare. Prima di poter passare devi completare l'azione di strategia primaria della tua carta strategia. Verrà spiegato più avanti, tranquilli. Una volta passato non puoi fare più nulla, ad eccezione dell'attivazione delle abilità secondarie della carta strategia. Tranquilli, ci ritorneremo su questo. Azione di tattica. Inizia prendendo un segnalino comando dalla tua riserva di tattica sulla plancia. Senza questo, nessuna azione tattica è possibile. Poi posizioni il segnalino su un sistema che vuoi attivare. Dopo aver attivato un sistema, puoi muovere la tua flotta verso di esso, assicurandoti che ogni nave abbia un valore di movimento adeguato. Se vuoi trasportare fanteria o caccia, avrai bisogno di navi con la capienza necessaria. Come trasporti? Una volta arrivato nel sistema, le operazioni sono le seguenti. 1. Combattimento spaziale. Se c'è una flotta nemica, qui avviene lo scontro. I dettagli del combattimento verranno spiegati più avanti.
Poi, invasione dei pianeti, utilizza i tuoi fanti per occupare i pianeti. Combattimenti terrestri, se ci sono forze nemiche, qui si combatte per il controllo del pianeta. Se conquisti i pianeti, prendi le corrispondenti carte pianeta, ma ricorda, queste carte sono inizialmente esaurite e non possono essere usate subito. Produzione. Se hai un molo spaziale della tua fazione nel sistema attivato, qui puoi produrre nuove unità. Questo verrà spiegato in dettaglio dopo. I pianeti. Ogni pianeta ha 2 numeri. In giallo le risorse e in azzurro le influenze. Questi numeri sono cruciali per la produzione ed altre azioni di gioco. I pianeti hanno anche un colore caratteristico, importante per alcuni effetti di gioco che bersagliano colori specifici, tra cui anche alcuni obiettivi. Infine, alcuni pianeti hanno le tecnologie specializzanti, rappresentati da questo simbolo, che offrono sconti sulle tecnologie avanzate. Anche questo argomento verrà approfondito più avanti. Produzione. Se hai un molo spaziale, puoi produrre nuove unità, a meno che non ci siano navi avversarie nel sistema, il che bloccherebbe il molo. Le fanterie possono sempre essere prodotte indipendentemente dalla presenza di navi avversarie. Il molo deve trovarsi su un pianeta. Calcola il valore di produzione del molo, che è pari al valore in risorse giallo del pianeta più 2. Ad esempio, su un pianeta con valore 3, il costo di produzione sarà 3 più 2, 5. Il valore di produzione indica quanti pezzi di plastica puoi costruire durante la produzione. Per produrre un'unità, paga il costo indicato sulla tua plancia di fazione, utilizzando risorse dei pianeti, non esauriti, che controlli, o merci di scambio, che spiegheremo più avanti, o una combinazione di entrambi. Per usare le risorse dei pianeti, devi esaurirli. Se stai trovando questo video utile, lascia un like e iscriviti al canale. È un piccolo gesto per te, ma un grande aiuto per noi. Con il tuo supporto possiamo continuare a creare contenuti fantastici come questo. Regola del limite di flotta. Ricorda il limite di flotta. Se hai ad esempio 3 segnalini in flotta, ogni tua flotta sul tabellone non può avere più di 3 navi non caccia. Se superi questo limite, devi distruggere le navi in eccesso. Movimento e attivazione di sistemi. Non puoi riattivare un sistema con un tuo segnalino comando già presente. Inoltre, non puoi spostare flotte e unità da sistemi già attivati. Ogni unità si può muovere per il valore indicato sulla tua plancia di fazione. Puoi muovere navi da sistemi differenti verso il sistema attivato, a patto che ci arrivino. Non puoi muovere attraverso sistemi con navi avversarie, ma puoi sorvolare sistemi con solo fanterie avversarie. Anomalie e regole speciali di movimento. Abbiamo alcuni sistemi speciali chiamate anomalie. Supernova. Non puoi attraversarla né attivarla. Molto semplice. Gorgo gravitazionale. Ogni nave che la attraversa ha +1 di movimento, ma quando lascia il sistema deve tirare un dado. Se esce 3 o meno, la nave viene distrutta. Nebula. Non puoi attraversarla, ma puoi attivarla e muoverti dentro. Dà un bonus di +1 al combattimento al difensore. Wormhole alfa e beta, considerati adiacenti ai loro corrispettivi, collegano parti lontane della galassia. Ad esempio, un wormhole alfa è considerato adiacente a tutti gli altri wormhole alfa. Asteroidi. Non puoi passarci né attivarli, a meno che tu non abbia una tecnologia speciale, ovvero i deflettori antimassa. Combattimento spaziale.
Battle stations, all hands battle station. Il combattimento in Twilight Imperium si basa sui dadi e sul valore di attacco delle unità. Ogni unità ha un valore di attacco. Durante il combattimento lancia un D10 per ogni unità. Si ottiene un risultato pari o superiore al valore di attacco dell'unità, hai colpito. Ad esempio, un cacciatorpediniere colpisce con un risultato di 9 o 10. Situazione di combattimento. Esempio. Attacchiamo un pianeta avversario. La nostra flotta è composta da una corazzata, 2 trasporti, 3 caccia e 5 fanti. La flotta avversaria ha un cacciatorpediniere, un incrociatore, un PDS e 2 fanti sul pianeta. Fase di pre-combattimento. Tiro PDS. Il difensore lancia per il PDS, che colpisce con un 6+. Assegnazione del colpo. Dobbiamo decidere a quale delle nostre navi assegnare il colpo. Per esempio, rimuoviamo un caccia. Sbarramento anticaccia. Il cacciatorpediniere avversario usa lo sbarramento anticaccia lanciando 2 dadi al 9+. Questi colpi possono essere assegnati solo ai caccia. Supponiamo quindi di perdere un altro caccia. Combattimento effettivo, che comprende queste 4 fasi da ripetere fino a fine combattimento. Annuncia la ritirata se lo desideri. Tutti lanciano i dadi di combattimento simultaneamente. Assegnare i colpi ricevuti. Esegui la ritirata se annunciata al punto 1. Ritirata e danni. Il difensore annuncia la ritirata. Ricorda, se ti ritiri devi muoverti verso un sistema che controlli o dove hai una nave, attivandolo con un segnalino dalla riserva. Mi raccomando, dalla riserva, non dalla propria plancia. Importante. Può essere un sistema che ha già un proprio segnalino. Qualora vi siano ancora navi di entrambi i giocatori, ripetere un ulteriore round finché qualcuno non viene completamente distrutto o si ritira. Alcune unità, come le corazzate, hanno l'abilità di sostenere i danni, cioè incassare più di un colpo prima di essere distrutte. Mettetele ribaltate per segnare che hanno usato l'abilità sostenere i danni in questo round. Facciamo finta che la flotta blu abbia effettuato un solo danno, mentre la flotta rossa ne abbia inflitti 2, ma abbiamo dichiarato la ritirata. Assegniamo i colpi, la flotta blu elimina un ulteriore caccia ed incassa il secondo colpo sulla corazzata, usando sostenere i danni. Mentre la flotta rossa assegna il danno sul cacciatorpediniere, poi si ritira con l'incrociatore rimasto. Combattimento terrestre. Passiamo ora al combattimento sul pianeta. Bombardamento orbitale. Alcune unità possono eseguire il bombardamento orbitale. Per ogni colpo andato a segno, distruggi un fante avversario. Tuttavia, se il pianeta ha un PDS, come in questo caso, questa abilità può essere annullata. Tiro PDS. Il PDS avversario spara ai nostri fanti prima dello sbarco, al 6+. In questo caso perdiamo un fante. Combattimento tra fanti. Funziona come il combattimento spaziale, ma senza ritirate. Conquista del pianeta. Se hai vinto, l'attaccante distrugge tutte le strutture avversarie sul pianeta. Hai domande o dubbi sulle regole di Twilight Imperium? Scrivili nei commenti qui sotto. Se ci sono errori o se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, li troverai nella sezione errata in descrizione. La tua partecipazione è essenziale per migliorare e affinare questi tutorial. Azione componente. Queste azioni provengono da componenti di gioco come carte azioni, tecnologie o poteri di fazione. Sono facilmente riconoscibili e molto utili per stallare, poiché non consumano segnalini tattica. Per riconoscerle, cercate la parola chiave azione, come potete vedere ad esempio su questa carta azione. Azione di strategia.
Prima di proseguire con le carte strategie, fatemi spiegare un paio di concetti di gioco che saranno fondamentali per capire quanto segue. Carta azione. Le carte azione hanno varie funzioni e tempi di utilizzo. Sono sostanzialmente delle carte evento che vi daranno dei bonus, come ad esempio un +1 in combattimento. Sulla carta stessa è indicato quando potete utilizzarla. In caso di carte azioni multiple, ovvero più giocatori vogliono giocare una carta azione, risolvile in ordine di iniziativa, partendo dal giocatore attivo. Non c'è la pila come in Magic. Accordi tra giocatori. Durante il gioco puoi fare accordi con altri giocatori. Gli accordi possono riguardare qualsiasi aspetto del gioco, come non attaccarsi per un turno in cambio di risorse o promesse di favori futuri. Importante, se un accordo può essere soddisfatto immediatamente, deve essere onorato nel momento in cui è stipulato. Per esempio, non spararmi con i PDS durante questo spostamento, ti pago una merce di scambio. Se io passo e te mi spari, questo non è legale, non mi puoi sparare perché abbiamo fatto già un accordo. Per accordi sul futuro, le parti possono decidere se onorarli o meno. Tradimenti e strategie diplomatiche fanno parte del gioco. Risorse commerciali. Le risorse commerciali possono essere spese come una risorsa oppure come un'influenza. Le materie prime sono inutili finché non le scambi con un altro giocatore, diventando merci di scambio. Basta flipparle. Puoi fare una transazione, ovvero uno scambio di materie prime e o merci di scambio e o cambiali, una volta per turno per ogni giocatore vicino. Un giocatore è considerato vicino qualora abbiate almeno un sistema oppure delle unità confinanti. In questo esempio il giocatore blu è vicino con il rosso, mentre non è vicino con il verde. Regole opzionali. Cambiali. Ad inizio partita ogni giocatore riceve 5 cambiali, le quali sono le stesse per ogni giocatore. Queste cambiali vengono scambiate durante le transazioni. Alcuni esempi di cambiali includono cessate il fuoco, che blocca un avversario dall'attivare un sistema sotto il nostro controllo, e sostegno per la corsa al trono, che dà un punto vittoria a un altro giocatore. Ma se questo giocatore ti attacca in un secondo momento, perderà il punto vittoria e ti ridarà la carta. Ricordate che una volta ricevuta una cambiale, potete sempre scambiarla con un altro giocatore ancora, senza il permesso del primo. Ora, finalmente, parliamo delle carte strategia. All'inizio del turno, i giocatori scelgono le carte strategia. La scelta inizia dal giocatore con il segnalino portavoce, procedendo in senso orario. Se una carta strategia non viene scelta in un turno, viene marcata con una merce commerciale, rendendola più attraente per i turni successivi. La carta strategia determina l'ordine di turno per quel round. Ogni carta ha un'abilità primaria e una secondaria. Durante il tuo turno puoi attivare l'abilità primaria della tua carta senza usare segnalini. Gli altri giocatori possono attivare l'abilità secondaria della tua carta strategia, usando un segnalino strategia. Questo avviene contestualmente con l'attivazione dell'abilità primaria della carta strategia. Questo vuol dire che l'abilità secondaria può essere attivata solo ed unicamente quando viene attivata l'abilità primaria. Importante, anche i giocatori che hanno passato il turno possono utilizzare le abilità secondarie delle carte strategia. Il numero in alto sulla carta strategia indica l'ordine di turno per quel round. Il primo giocatore a giocare sarà quello con la carta strategia autorità, mentre l'ultimo sarà quello con impero. Carte strategia. Autorità. Primaria. Prendi 3 segnalini e assegnali come preferisci tra tattica, strategia e flotta. Puoi anche redistribuirli a tuo piacimento.
acquista segnalini extra spendendo influenze. Secondaria, acquista segnalini spendendo 3 influenze per segnalino. Non è necessario spendere un segnalino per attivare questa secondaria. Diplomazia, primaria. Protegge un sistema specifico da attacchi e riattiva le carte dei pianeti in quel sistema. Secondaria, riattiva 2 pianeti. Politica, primaria. Scegli chi sarà il prossimo portavoce. L'importante è che non sia lo stesso che ha già il segnalino portavoce. Prendi 2 carte azione e guarda le prime 2 carte del mazzo delle agende, decidendo se metterle sotto o no. Queste informazioni sulle agende saranno fondamentali in fase d'agenda. Secondaria, pesca 2 carte azione. Costruzione. Costruisci un molo e un PDS. Puoi scegliere diversi pianeti o sistemi e questi non vengono attivati. Secondaria, costruisci un molo oppure un PDS. Il segnalino usato per attivare questa secondaria va sul sistema dove costruisci, bloccandolo come se fosse già attivato. Puoi farlo anche su sistemi già attivati. Commercio. Primaria. Prendi 3 risorse commerciali, genera materie prime fino al tuo limite e scegli giocatori a cui far riempire le loro materie prime gratuitamente. Secondaria. Riempiti di materie prime. Guerra. Primaria, rimuovi un segnalino comando dal tabellone, riattivando un sistema. Puoi ridistribuire i segnalini come preferisci, questo ti permette manovre interessanti come muovere una flotta 2 volte. Secondaria, produci sul tuo pianeta madre senza attivarlo, permettendoti quindi di muovere le unità prodotte in quel round. Tecnologia. Highly advanced technologically. Le tecnologie di base sono di 4 colori e hanno prerequisiti specifici. Per sbloccare una tecnologia devi possedere un determinato numero di tecnologie dello stesso colore. Puoi scontare un prerequisito esaurendo un pianeta con una tecnologia specializzante del colore corrispondente che controlli. Puoi potenziare le unità. I potenziamenti delle unità migliorano solitamente le loro prestazioni in combattimento e velocità. Le 2 tecnologie di fazione sono diverse per ogni fazione. Per esempio, per sbloccare i caccia di livello 2 hai bisogno sia di una tecnologia blu già ricercata, sia di una verde. Primaria. Ricerca gratis una tecnologia. Puoi pagare 6 risorse per ricercare una seconda tecnologia. Secondaria. Paga 4 risorse e ricerca una tecnologia. Impero. Primaria. Ti permette di reclamare un obiettivo se ne soddisfi i requisiti durante il round senza attendere la fase di status. Se controlli Mekator Rex, guadagni un punto vittoria addizionale. Oppure pesca un obiettivo segreto. Questa carta strategia ti permette virtualmente di chiudere la partita a 10 punti prima di arrivare alla fase di status, quindi è molto forte negli ultimi turni della partita. Secondaria. Pesca un obiettivo segreto. Ricorda, non puoi avere più di 3 obiettivi segreti in totale tra quelli in mano e quelli già reclamati. Fase di status. Il primo giocatore a raggiungere 10 punti vittoria vince automaticamente. Gli obiettivi, ad eccezione degli effetti della carta Impero, possono essere reclamati solo nella fase di status. Alcuni obiettivi segreti specifici possono essere reclamati durante la fase di azione, come indicato sulle carte stesse. Procedura della fase di status. In ordine di iniziativa, ogni giocatore può reclamare un obiettivo segreto ed un obiettivo pubblico, a patto di soddisfarne i requisiti. Ogni obiettivo può essere reclamato una sola volta per giocatore, ed ogni obiettivo può essere reclamato da ogni giocatore. L'ordine di iniziativa è fondamentale. Il primo che raggiunge 10 punti vittoria vince immediatamente.
senza passare agli altri giocatori, anche se questi potenzialmente potrebbero fare più di 10 punti. Ma poco importa, la partita termina immediatamente, appena un giocatore raggiunge 10 punti, proclamandolo vincitore. Dopo che tutti hanno reclamato i loro obiettivi, si rivela un nuovo obiettivo pubblico. Gli obiettivi pubblici a fine partita saranno 5 di livello 1 e 5 di livello 2, anche se solitamente è difficile arrivare al terzo obiettivo di livello 2. Solitamente la partita finisce molto prima. Azioni finali della fase di status. Pescare carta azione, rimuovere tutti i segnalini comando dalla mappa, prendere 2 segnalini comando e ridistribuirli sulla propria plancia, preparare tutte le carte esaurite, riparare tutte le unità danneggiate, restituire tutte le carte strategia. Se Mercator Rex è stata conquistata per la prima volta, il conquistatore deve pagare 6 influenze e riceve il punto vittoria del segnalino custode. Fase di agenda. La fase di agenda si attiva dal momento che Mercator Rex è stata conquistata la prima volta. Le carte agenda hanno effetti che possono cambiare drasticamente le regole del gioco. Ve n'è una ad esempio che fa letteralmente esplodere tutte le unità su Mercator Rex e nei sistemi vicini. Altri invece danno effetti che cambieranno le regole di alcune parti del gioco fino a fine partita. Il portavoce legge la prima carta agenda, poi, iniziando dal giocatore alla sua sinistra, ogni giocatore vota usando le influenze dei pianeti, non quelle delle merci di scambio, importante. In caso di pareggio, decide il portavoce. Lo stesso processo avviene per la seconda carta. Questa fase è cruciale per negoziare e formare coalizioni momentanee tra i giocatori. Dopo la fase di agenda, tutti i giocatori riattivano i loro pianeti, preparandosi per il prossimo round. Continuate i round ripetendo le fasi di strategia, azione, status e agenda, finché qualcuno non vince oppure si arriva alla fine del round 9. A questo punto il vincitore sarà chi ha più punti. Se Twilight Imperium ti appassiona ma preferisci qualcosa di meno impegnativo in termini di tempo o qualcosa di perfetto per te, esplora il fascino strategico della Guerra dell'Anello, il gioco di carte, o la complessità storica di Quartermaster General 1914. Ti lascio qui i link.